Beh, diciamo, quello che dicevo prima è che in generale conviene farsi una specializzazione verticale. Qualsiasi cosa fai, qualsiasi cosa tu stia studiando, eh, conviene sempre cercare di focalizzarsi su qualcosa di specifico, non diventare un generalista in qualsiasi ambito tu sia, perché non funziona un granché bene. Anzi, diciamo, ha un'accezione un po' superficiale, nel senso, io so fare qualsiasi cosa, viene percepita come una cosa superficiale, dice, allora in realtà non sai fare niente, no? Per cui, diciamo, in ambito tecnologico è facile parlarne, nel senso che al di là del banale sviluppare software, però ci sono anche altri ambiti che in questo momento sono molto interessanti, e se uno avesse voglia di studiare o prepararsi, o magari ha una preparazione universitaria e volesse un po' svilupparla o in maniera più professionale, ci sono la cyber security, per esempio. Questa è una cosa che assolutamente non avrà un futuro infinito, nel senso che non ci sarà mai qualcuno che ti rimpiazza. Si sente parlare spesso e volentieri recentemente di come l'intelligenza artificiale renderà obsoleti gli sviluppatori del software, che è una cosa che ne possiamo dibattere per ore. Però, per esempio, il cyber security, questa sicuramente è una sicurezza. Ci sono machine learning also, senza andare a toccare l'intelligenza artificiale, che insomma è un ambito un pochino più generico, se vogliamo, però per esempio l'abilità di lavorare con dati, grandi masse di dati, analisi di dati, questa è una cosa che adesso è mandatoria, è obbligatoria in tutte le aziende, anche le più piccoline. Se hai 5 persone in azienda, la sesta probabilmente è qualcuno che si intende di dati, diciamo. Il famoso big data, che adesso sta passando un po' di moda il termine big data, non si sente più parlare di big data, però è comunque data engineering. Sono cose che comunque servono in maniera assoluta, per cui verticalizzazione e specializzazione in nicchie che hanno una rilevanza importante per aziende anche piccole, per cui non aspettare di andare a lavorare per forza con un'azienda. E poi un altro suggerimento che secondo me è importantissimo, soprattutto se sei giovane, se hai voglia di venire a provare, lavora per un'azienda piccola, vai a lavorare per un'azienda, non cercare subito di andare a lavorare per Google. Non impari niente da Google. Se lavori per Facebook, non impari niente da Facebook, se sei alle prime armi. Se sei senior, sì, se sei senior, allora cominci a fai paragoni tra la tua vita precedente e la tua vita in Facebook, allora puoi capire, guarda, fanno le cose diversamente. Però se sei all'inizio, che magari costi anche poco, relativamente poco, un'azienda, vai a lavorare in una startup con 5, 10, 15 persone, per cui quello che imparerai in un anno lì sono 7 anni da Facebook, veramente. C'è meno burocrazia. In Germania, soprattutto recentemente, le gerarchie sono tutte orizzontali, per cui è facilissimo parlare con il fondatore, non è un problema. L'amministratore delegato non è quello con la cravatta, la macchina blu che arriva la mattina e nessuno no, qui si parla sempre, tutti parlano con tutti, per cui se lavori in una piccola azienda rischi veramente di fare soldi anche abbastanza velocemente. Se poi non ti piace non è un problema, se l'azienda fallisce non è un problema, perché una volta che ti sei fatto un anno in una startup puoi scegliere di andare da qualche altra parte, semplice semplice.